per metterci del riverbero. Però non metto un riverbero semplice, utilizzo intanto il riverbero di Chris Lord-Elch, questo qui della Waves, che secondo me per questo tipo di applicazione si presta. In generale, questo ovviamente CLA Drums si presta benissimo per queste applicazioni. Quindi è un riverbero a tutti gli effetti versatilissimo, perché basta cambiare uno di questi parametri e cambia totalmente tutto. Per ottenere questo tipo di suono più stanza ancora, cioè quindi per aumentare comunque l'effetto stanza che ho qui dentro, ho voluto mettere più riverbero studio, ovviamente, quindi per fare sembrare la stanza ancora un po' più grande. Quindi ora lo sentiamo da solo. Bisogna considerarlo una sorta di microfono room, ma molto lontano, lontanissimo, che prende lo strumento da molto lontano, quindi si presuppone che sia una stanza anche abbastanza grande. Oltre a questo, cosa c'è da dire su questo discorso del riverbero? Che in buona sostanza a me non piace mai avere degli strumenti troppo secchi, tranne che non sia appunto richiesto, non sia una cosa necessaria e dovuta al brano, alla canzone, insomma quello che è. Quindi la cosa che mi piace parecchio è appunto inserire sempre del riverbero, anche poco, ma ci deve essere. E in questo caso non è esagerato, perché se vediamo la channel strip è molto basso. Diciamo è a metà del volume circa della reale potenzialità del plugin, appunto. Quindi i settaggi sono questi, molto semplici. Room, ho messo un po' di bass e lower, quindi sempre sul range che va dai 60 ai 120, così. Poi treble ho messo quindi gli alti. Ho messo top, quindi per aumentare appunto un po' le alte sul riverbero, chiaramente, per avere un po' più brillantezza sui piatti e soprattutto sul Charleston, che in effetti il Charleston che ho utilizzato è abbastanza non è molto tagliente, diciamo le frequenze alte non ne ha moltissime, quindi ho voluto ricavarle un po' dal riverbero, quindi ho ne approfittato per averne un po' di più, appunto, dalla stanza, dalla risonanza della stanza virtuale, tra virgolette. E poi il riverbero ho deciso di metterlo appunto a, qua, come dice, 6.7, però in modalità studio, proprio perché voglio riprendere un attimo la sensazione un po' degli stanzoni, delle sale di ripresa grandissime degli Abbey Road, no? Quindi ho voluto ingrandire lo spazio in questo senso, quindi studio. Ovviamente ci sono altre possibilità qui, ma non è il caso di utilizzarle in questo senso. Questo per quanto riguarda il riverbero. Come dicevo prima, non è un riverbero semplice, è un riverbero filtrato. Quello che ho fatto quindi è stato questo. Prima del riverbero ho messo questa macchina a nastro, che è la famosa ormai Kramer Tape, del leggendario Eddie Kramer, ovviamente, che ha contribuito appunto a crearla insieme a Waves, chiaramente. È una macchina a nastro virtuale che effettivamente dà i suoi frutti se è utilizzata bene. Io ci provo a utilizzarla, e quello che ho fatto è stato questo. Sostanzialmente ho scelto innanzitutto un preset, come faccio sempre. Io parto sempre da un preset comunque, e poi me lo gestisco in base al mio gusto, ovviamente. E quindi quello che ho fatto cosa è stato? È stato questo. Cosa ho fatto? Ho preso drums, sono andato su Drum Kit, quindi il kit di batteria completo, e poi sono andato a ritoccare i parametri che erano il noise, wow e flutter, flux.
Poi ho sistemato semplicemente il livello di playback perché il record era all'incirca vicino allo zero. Playback invece era molto alto, quindi ho voluto un attimo saturare meno il riverbero per averlo anche un po' più pulito. Però questo tipo di macchina virtuale, appunto macchina del nastro, macchina nastro virtuale, ha la possibilità appunto di smorzare un po' le alte frequenze, perché ora faremo l'esempio pratico. Mi sono accorto di questa differenza, cioè quando l'ho provato a inserire direttamente non me ne sono accorto subito della differenza che c'era. Però poi riascoltandolo e quindi disattivando la macchina del nastro e attivandola, mi sono accorto che le frequenze alte che ne risultavano dopo averlo disattivato non erano morbide, erano dure, quindi molto digitali. È una cosa che non mi è piaciuta tantissimo. Cioè, sono rimasto un po' così perché non mi aspettavo che cambiasse così tanto il suono in questo senso. Quindi ho provato a fare diverse prove, diverse cose. Niente, con la macchina, con questo tipo di macchina a nastro virtuale, suona tutto meglio. Ora facciamo la prova e lo disattivo e attivo, vediamo che cosa succede. Ho lasciato il riverbero. Ok. Quindi così la macchina è attivata. Ora la disattivo. Riattivo. Disattivo. Quindi le frequenze alte sono molto più smorzate, ma nel frattempo ne acquistiamo in calore, perché è proprio questo il discorso. Il digitale perché è freddo? Perché enfatizza magari le medie e le alte frequenze, cosa che invece questa macchina tende ad abbassare in un certo senso, quindi a rendere tutto più morbido in questo senso. Quindi ora, detto questo, praticamente avremmo finito per quanto riguarda questa sessione, quindi la sessione di mix di queste tre tracce. Quindi è stato abbastanza semplice tutto sommato ottenere questo suono, perché già, ripeto, ce l'avevo in ripresa, cioè già senza troppi interventi potevo già lavorare in questo senso. Ovviamente i lavori di equalizzazione che ho fatto dopo sono serviti a rendere tutto più armonioso, quindi più bello da sentire. O almeno ho provato a renderlo più bello da sentire.